Ciao e benvenuti a questo nuovo episodio del corso di ceramica online. Oggi parliamo della tecnica a lastra o iniziamo a parlare di questa tecnica perché è una tecnica molto versatile. Già nella playlist che trovate modellato e consigli ci sono dei piccoli progetti da realizzare con la tecnica a lastra, ma oggi vediamo proprio come si realizza la lastra ed alcuni consigli per realizzarla al meglio. La lastra si realizza con un mattarello. Allora è molto importante che il mattarello sia perfettamente pulito, perché altrimenti se ci sono dei residui che si sono asciugati, nel momento in cui io lo vado a passare sull'argilla umida rimangono tutte impurità, pezzetti di argilla che sono secchi. Allora, come fare per pulire il mattarello? Dopo che l'abbiamo usato, lasciamo l'argilla che si è depositata qui sopra ad asciugare e una volta asciutta, con una spatola facciamo così. Io preferisco sempre pulire tutti gli attrezzi quando l'argilla sia ormai indurita, perché è più semplice. Allora, a questo punto andiamo a passare il mattarello sul pezzo di argilla, avendo cura di girarlo regolarmente. Questo perché nel momento in cui noi facciamo questo movimento è normale che andiamo a premere di più sull'argilla, di solito nella parte frontale, ma ci sono anche persone che spingono più all'inizio, quindi si va a creare già un dislivello. E questo non accade se noi continuiamo a girare la lastra. Ci possiamo anche aiutare in un altro modo. Se abbiamo necessità che questa lastra sia di uno spessore specifico, ci possiamo aiutare con delle bacchette, dei listelli che abbiano appunto lo spessore che noi vogliamo ottenere. Quindi a questo punto li mettiamo laterali e procediamo. Questi quindi io li uso solamente se devo fare ad esempio una serie di lavori che hanno lo stesso spessore, perché altrimenti non li uso. Perché non li uso? Non li uso perché diciamo che il vantaggio estremo della lavorazione a lastra è che è molto limitato il rischio di bolle d'aria. Perché? Perché spingendo con il mattarello sulla superficie, se ci sono delle bolle d'aria grandi emergono, quindi si possono rompere con lo strumento ad ago e poi andare a riempire con dell'argilla della stessa consistenza di quella che stiamo utilizzando, e se invece sono piccole, spingendo si riassorbono da sole. Invece quando noi andiamo a posizionare questi listelli, accade che nella fase finale, cioè quando stiamo arrivando allo spessore che vogliamo, il peso scarichi più sui listelli che sulla sfoglia d'argilla, e quindi diciamo che questo effetto positivo della pressione del mattarello sull'argilla non c'è più. Quindi io, se non è necessario, preferisco non utilizzarli. Per quanto riguarda la forma che diamo alla nostra lastra, questa chiaramente dipende da come noi utilizziamo il mattarello. Quindi se la volessimo allungare così, dovremmo continuare a girarla così e agire solo
in questo verso, altrimenti se la vogliamo più tonda, diciamo, la giriamo anche per così. Quindi con il mattarello ci possiamo già aiutare ad ottenere la forma che vogliamo. Per capire se lo spessore di tutta la lastra è uniforme, basta semplicemente posizionare entrambe le mani bene aperte con i palmi sulla superficie. In questo modo percepiamo se ci sono delle eventuali irregolarità. Per lisciare bene la superficie, a questo punto, una volta che è pronta la lastra, possiamo procedere con una piccola spatola di plastica oppure con questo attrezzo, oppure semplicemente con le dita leggermente inumidite. Leggermente inumidite perché è molto importante, mentre lavoriamo, capire che quando ci dobbiamo un po' bagnare le mani devono essere umide, non devono essere bagnate, perché se bagniamo troppo le mani bagniamo troppo l'argilla, che diventa praticamente inutilizzabile per essere modellata, perché perde tutta la sua capacità plastica, quindi si attacca alle dita, si attacca su giù e non si riesce a modellare. A questo punto che cosa ci facciamo con questa lastra? Allora, come ho già detto, trovate qualche video di piccoli progetti e nel prossimo periodo spero di riuscire a caricarne altri. La lastra si presta per gli altorilievi, i bassorilievi, si presta per realizzare piatti, si presta per realizzare vasi, brocche, ma anche a livello scultoreo. Diciamo che è una di quelle tecniche che all'inizio sembra una tecnica poco versatile, invece mano a mano si scopre che ci si può realizzare di tutto e di più, e di questo parleremo nel prossimo video, perché altrimenti questo video deve durare 2 ore. Per quanto riguarda l'asciugatura, io vi consiglio di guardare l'episodio del corso di ceramica relativo all'asciugatura, perché c'è una parte dedicata in particolare all'asciugatura della lastra, che è il processo un po' più rognoso, diciamo. Spero che questo primo video sulla tecnica della lastra, molto introduttivo, sia stato comunque in qualche modo interessante. Nei prossimi giorni uscirà un altro episodio. Come al solito, se avete delle domande, dei dubbi, perplessità, eccetera eccetera, potete scrivermi nei commenti. Se realizzate qualcosa dopo aver visto i miei video e volete mostrarmelo, mi fa piacere, e potete sempre inviarmi o una mail oppure scrivermi su Instagram. Alla prossima!